Buonasera cari ascoltatori. Allora, il caso di oggi è un caso americano ed è un caso risolto. Accadde a Morris, una piccola città in Alabama, e quando un residente viene assassinato nella sua casa iniziano a circolare voci che coinvolgono un pastore locale. Ma prima di iniziare con il caso di oggi, volevo ricordarvi che se vi va di iscrivervi al canale e attivare la campanella e di lasciare un like. Detto questo, iniziamo subito. Cindy Kate Anderson nasce il 5 gennaio 1975 a Morris, in Alabama. Suo padre era il pastore della chiesa battista locale. La sua, infatti, era una famiglia religiosa e Cindy passava molto tempo in chiesa e seguiva le regole imposte. Si laureò in economia e nel 1995 si sposò per la prima volta con un uomo di cui non sono riuscita a trovare il nome. Ma da quello che ho letto, Cindy non era felice in questo matrimonio. Nel 2007, tornata a casa da lavoro, trova suo marito morto in casa con una ferita di arma da fuoco alla testa. La polizia ovviamente indagò, ma chiusero il caso come suicidio, perché il colpo di pistola fu autoinflitto. Nel 2008 Cindy incontrò un altro uomo di cui si innamora, di nome Michael Reese. Michael Reese, nato nel luglio del 1974, laureato in tecnologia, anche lui precedentemente era stato sposato, ma poi finito con un divorzio. Anche Michael, quando vede Cindy, si innamora di lei e il 5 settembre 2009 i due si sposano. Per la luna di miele la coppia va a Disney World in Florida. Si trasferiscono a Bank Street, nella piccola città di Morris. Cindy lavorava come contabile presso il tribunale della contea di Jefferson e Michael era tecnico informatico al St. Vincent Hospital di Birmingham. Da quello che ho letto, la coppia non ha avuto figli, ma erano descritti come una famiglia perfetta e felice. Frequentavano spesso la chiesa locale, anche perché Cindy viene da una famiglia molto credente e religiosa. Suo padre, infatti, era un pastore. La religione era una parte importante della loro vita. Tant'è che Cindy lavorava anche come direttore musicale per la chiesa battista locale. Presto divenne amica del pastore Jeffrey David Brown, chiamato Jeff. Jeff, prima di essere un pastore, è stato un marine, un agente di polizia e anche un parrucchiere. Era sposato con una donna di nome Noelle. La coppia ha avuto dei figli, anche se non sono riusciti a trovare quanti figli. La famiglia Reese da quel momento e la famiglia Brown diventano amici e cominciano a trascorrere molto tempo insieme. Cindy era molto amica di Noelle e Michael si sentiva a suo agio con i Brown. Ma più passa il tempo e più Cindy sente qualcosa e è attratta da Jeff, il pastore. Quando si trova in chiesa e lo sente parlare, rimane ad ascoltarlo affascinata. Jeff a sua volta è attratto da Cindy e alla fine del 2013 i due iniziano una relazione extraconiugale. L'infedeltà dei due era stata notata da molti in chiesa e le voci cominciarono a girare, tant'è che Cindy e Jeff cominciarono a sentirsi sotto pressione e si dimisero entrambi. Dopodiché Cindy confessò a Michael di aver avuto una relazione con Jeff, ma Michael rimase con lei. Non voleva divorziare e nel dicembre del 2014 Michael e Cindy andarono per la seconda volta in luna di miele sempre a Disney World per riaccendere la scintilla, il loro amore e prepararsi finalmente ad avere dei figli. Al ritorno dalla luna di miele nella loro casa, Michael iniziò a costruire una stanza per il futuro bimbo. E in tutto questo tempo, però, Cindy aveva continuato a sentirsi e a vedersi con Jeff. E qui arriviamo alla sera del 18 febbraio 2015. Sono circa le 20 e Cindy chiamò il 911. Disse
all'operatore di essere appena rientrata a casa e che ha trovato la casa sottosopra e che non riesce più a trovare suo marito. Sospetta che qualcuno è entrato in casa. La polizia arriva in poco tempo. Trova Cindy fuori ad aspettarli. La polizia controlla l'abitazione e all'interno del cortile della casa trovano il corpo senza vita di Michael. Qualcuno gli aveva sparato alla nuca. È stato trovato inginocchiato ed era accasciato in avanti, con la parte superiore del corpo. La polizia dà uno sguardo in casa e vede che la casa è disordinata, ma non ci sono segni di effrazione. Cindy viene portata in centrale e viene interrogata. Racconta che quella sera lei e Michael, come sempre, sono andati in chiesa. Verso le 19 la coppia lascia la chiesa per andare in un fast food a comprare qualcosa da mangiare. Preso il cibo, tornarono a casa. All'arrivo Cindy posò il cibo e Michael andò fuori a far rientrare il loro cane. Cindy a quel punto si rese conto che aveva bisogno di andare a comprare il pranzo e il succo d'arancia per l'indomani per il lavoro. Disse a Michael che sarebbe tornata in pochi minuti. Uscì di casa e si recò in un negozio di alimentari chiamato Piggly Wiggly. Durante il viaggio ricevette però una chiamata da Jeff che aveva bisogno di soldi per la benzina. Cindy si recò alla stazione di servizio e diede $15 a Jeff. Tornata a casa, quando entrò, trovò il tavolo rivoltato e a quel punto non entrò più in casa, perché aveva il ricordo del primo marito, che era morto con un colpo di pistola alla testa. Chiamò il 911 e aspettò direttamente fuori la polizia. Poi disse alla polizia che da casa sua da qualche giorno mancava una pistola revolver calibro 38 e di aver visto un uomo di recente che indossava una felpa scura con un cappuccio che si aggirava nel quartiere. La polizia inizia a indagare e viene presto a conoscenza della relazione tra Jeff e Cindy. La polizia interroga anche Jeff, che ammise immediatamente la relazione e raccontò che Michael, quando venne a sapere della loro relazione, aveva maltrattato Cindy. Jeff inoltre racconta che anche lui aveva confessato a sua moglie che aveva avuto la relazione con Cindy e divorzia da sua moglie Noelle. E il fatto che Cindy non riuscì a lasciare Michael non lo rese proprio felice, ma negò qualsiasi coinvolgimento con la sparatoria. In quel momento Jeff riferisce che si trovava in un'altra città a un'ora di distanza dalla casa di Michael e Cindy. Viene riascoltata Cindy, che ammise la relazione con Jeff e racconta che lei e Michael ormai si erano allontanati e che lui passava molto tempo al computer o a giocare con i videogiochi e non avevano più quell'intimità. Ma ci stavano riprovando, anche perché per Cindy il divorzio non era un'opzione. La famiglia di Cindy non avrebbe mai accettato un divorzio. La polizia sospetta di loro due. Indagando su Jeff, la polizia scopre che l'uomo, dopo essersi dimesso dalla carica di pastore, aveva lavorato per una ditta di traslochi. In quei giorni si era avvicinato a due uomini e aveva chiesto di uccidere un uomo che aveva fatto del male a sua moglie. Ha offerto soldi e pure un veicolo, ma non rivelò il nome dell'uomo, disse soltanto che l'uomo lavorava al St. Vincent Hospital e guidava un'Honda Accord bianca, la stessa auto che guidava Michael. I due uomini comunque rifiutarono l'offerta di Jeff. Nel mentre perquisiscono l'ufficio di Cindy e trovano documenti di un conto corrente in banca in comune tra Jeff e Cindy. Cindy in pratica manteneva Jeff, gli affittò pure un appartamento e in più gli dava dei soldi. Controllando anche i tabulati telefonici, gli investigatori notarono che Jeff inviò un messaggio di testo a Cindy alle 18:57 il giorno che Michael fu assassinato.
Nel messaggio c'era scritto «Tienimi aggiornato». Alle 19:03 di quel giorno Cindy chiamò Jeff. La chiamata durò 29 minuti, ma in quel momento Cindy era con Michael. La polizia suppose che Cindy chiamò Jeff e lasciò la chiamata aperta in modo che Jeff potesse ascoltare. Il telefono invece di Jeff al momento dell'omicidio di Michael non risultava essere in un'altra città o a più di un'ora di distanza, ma a poche centinaia di metri dalla casa di Michael. La polizia era convinta che entrambi fossero coinvolti in un complotto, ma dovevano capire chi dei due ha ucciso Michael. L'11 marzo 2015 Cindy e Jeff vengono arrestati. Jeff, prima del processo, patteggia e si dichiara colpevole di omicidio colposo, in cambio della testimonianza contro Cindy. E racconta tutto. Racconta che quella sera Cindy aveva programmato l'omicidio, perché appunto per lei il divorzio non era un'opzione. Già da tempo gli aveva detto che pensava di uccidere suo marito avvelenandolo e così i due sarebbero potuti fuggire insieme. Ma Jeff sostenne anche che Cindy era ossessionata dal denaro e dell'assicurazione sulla vita di Michael. Lui quel giorno era venuto a conoscenza delle sue intenzioni nella chiamata che durò 29 minuti, il giorno dell'omicidio. Poteva sentire Michael e Cindy litigare e poi sentì uno sparo. Dopodiché silenzio. Cindy prese il telefono e disse a Jeff di incontrarsi nella stazione di servizio, dove gli consegnò la revolver e i gioielli per sbarazzarsene e inscenare il furto. Invece Cindy racconta che è stato Jeff a uccidere Michael, perché Cindy ancora non aveva divorziato. Quindi quella sera Jeff si era nascosto nel cortile e avrebbe atteso i due rientrare a casa, per poi sparare a Michael quando è uscito per chiamare il cane. Jeff venne condannato per omicidio colposo a 20 anni e uscirà dal carcere nel 2036. Nel frattempo ha incontrato un'altra donna e si è risposato. Cindy è stata condannata a 40 anni di carcere e non potrà richiedere la libertà vigilata fino al 2030. La difesa di Cindy ha presentato un ricorso poco dopo la sua condanna e che Cindy ha affermato che avrebbe dovuto essere assolta per mancanza di prove che avesse ucciso il marito. Ha anche chiesto alla Corte di istruire la giuria a considerare un'accusa di omicidio colposo. Ma l'11 agosto 2017 la Corte d'Appello Penale ha respinto il suo ricorso e confermato la sua condanna. Le prove a carico di Cindy sono sufficienti per la giuria e concluse che Cindy ha ucciso Michael. Bene ragazzi, il video finisce qui, io vi saluto, alla prossima!